Ciao a tutti carissimi, benvenuti o bentornati su Magolina's Corner. Oggi vi parlerò dei miei prodotti preferiti della prima parte di quest'anno, quindi più o meno della primavera-estate 2019, e siccome è un po' di tempo che non facevo un video del genere, i prodotti non saranno 3 come al solito, ma ben 8. Iniziamo subito. Il primo prodotto me lo sono autoregalata per Natale, ma tipo solo a marzo perché ci tenevo tantissimo, lo volevo da mesi, ma ci sono talmente tanti modelli che volevo veramente prendere il mio tempo per fare le ricerche come si deve, ed è questa cassa della Marshall nel modello Stockwell, che è il più leggero e compatto che esista. Infatti nasce proprio come modello portatile e perciò ho preso anche la sua custodia, che si può ripiegare così per poggiarlo su un mobile oppure richiudere per portarla in giro. Adoro la scritta Marshall in stile vintage e la qualità del suono è ottima ed è proprio perfetta per un mini appartamento come il mio. Il secondo prodotto è questo mascara della Lancôme che si chiama Monsieur Big, che ho messo letteralmente tutti i giorni per mesi, ce l'ho su anche ora e mi è durato tantissimo. Infatti all'apertura la formula è leggermente liquida e non dà tantissimo volume alle ciglia, cosa che potrebbe non piacere a tutti, ma dopo qualche settimana di utilizzo la formula diventa perfetta, il giusto equilibrio tra volumizzare e allungare le ciglia, ed è proprio per questo che dura così tanto, perché appunto ci impiega più tempo a seccarsi e ve lo straconsiglio. Il terzo prodotto è un body della marca Atelier della Danza, che è appunto un atelier a Milano che confeziona tutto a mano e che propone sia un catalogo con modelli e colori standard che personalizzati. Basta inviare una mail ed esaudiscono qualsiasi desiderio, e mi piace tantissimo la forma con lo scollo a barchetta davanti e scollatissimo dietro. Ho altri body con la stessa forma di altre marche, ma questo lo trovo veramente molto originale per via del colore verde petrolio e della sovrapposizione col vellutino, e infatti non sono riuscita a resistere e ho preso anche il suo gemello nero. Il quarto prodotto è un libro, e cioè Eat, Pray, Love di Elizabeth Gilbert, che purtroppo non ho qui sotto mano da farvi vedere perché l'ho lasciato in Italia, ma ecco una foto della copertina, ed è un'autobiografia in cui la scrittrice racconta il suo viaggio attraverso il mondo lungo un anno. È andata in Italia, in India e in Indonesia, e questo viaggio le ha permesso di ricostruirsi completamente dopo il suo divorzio. È un bellissimo esempio di coraggio ed è molto stimolante quando ci si sente un po' soli o un po' giù. E tra l'altro a partire dal libro hanno anche girato un film con Julia Roberts, che non ho ancora visto ma ho assolutamente intenzione di vederlo. Magari fatemi sapere se lo conoscete già e cosa ne avete pensato. Il quinto prodotto in realtà sono 3 insieme e sono l'acido salicilico, la niacinamide e l'acido azelaico della Ordinary, marca canadese tra l'altro molto a buon mercato e che mi avevano consigliato quando ero andata a Londra contro l'acne. Infatti ho ancora qualche difficoltà a mandarla via. Ora devo ammettere che durante l'estate non ho usato assolutamente niente sulla pelle, l'ho lasciata riposare e ho lasciato che il sole agisse, ho messo solo la protezione solare per andare al mare, ma qualche mese prima, alla fine dell'inverno, volevo cambiare un po' la mia skincare e quindi ho iniziato a usare questo acido azelaico mattina e sera, la niacinamide la mattina e l'acido salicilico la sera. Infatti quest'ultimo è un po' fotosensibile, è meglio non esporsi al sole dopo averlo applicato. E quindi sì, comunque come vi dicevo, ogni tanto fa bene cambiare i prodotti che si usano, perché sennò la pelle si abitua troppo e non si vedono più i risultati. E arriviamo al sesto prodotto. Di nuovo qui ci tenevo tantissimo, ho aspettato mesi prima di trovare il modello che mi piacesse veramente e di essere convinta, ed è questo tappeto yoga della Baya, che è una marca francese famosa soprattutto per i suoi design molto colorati e originali, e che propone vari tipi, spessori e modelli di tappeti con varie dimensioni in funzione dell'uso che se ne farà. Il mio per esempio è della gamma Intense, che è spessa 3 mm ed è per le pratiche dinamiche, ed ha un rivestimento di microfibra che lo rende completamente antiscivolo appena le mani e i piedi iniziano a sudare. Sì, dettaglio molto glamour, ma è così. Questo design è una collaborazione con Georgia Orakova e non è troppo colorato o elaborato, quindi non mi distrae, ma ha comunque dei bei disegni col sole e la luna che rappresentano l'energia maschile, femminile, bla bla bla, non sto a entrare nei dettagli. Oltre ai tappeti vendono anche degli accessori e dei pack, che è quello per cui ho optato. Infatti insieme a questo tappeto ho avuto la sua custodia per portarlo in giro dove voglio e lo spray agli oli essenziali per ripulirlo. Il settimo prodotto è un altro libro che ho divorato quest'estate in pochissimo tempo, nonostante fosse un mattone da 600 pagine. Di nuovo non ce l'ho qui sotto mano da farvi vedere, ma ecco una foto della copertina.
si intitola La disparition de Stephanie Myler di Joël Dicker, scrittore svizzero, ed è un romanzo poliziesco bellissimo, ha vinto tantissimi premi e in effetti è talmente realistico che tutte le sere quando leggevo ero rannicchiata nel mio letto dalla paura e al tempo stesso non riuscivo a smettere, cioè è uno dei romanzi più avvincenti e magnetici che abbia mai letto, con tantissimi personaggi e tantissime storie diverse che poi si incrociano, cioè solo un genio può aver scritto un romanzo del genere. Non sono mai stata una gran lettrice di romanzi polizieschi, ma dopo questo mi è decisamente venuta una gran voglia di scoprirne altri. E arriviamo quindi all'ottavo e ultimo prodotto, ma non meno importante, ed è il mio NutriBullet. È un frullatore potentissimo, questo da 900 watt, e lo vedevo sempre usare dai miei youtuber preferiti, lo desideravo da morire e ora che ce l'ho lo adoro ogni giorno di più. Ci ho fatto tantissimi smoothie per rinfrescarmi nei mesi più caldi e non vedo l'ora di usarlo anche per altre ricette ora che farà un po' più freddo. Per esempio ho già provato a farci un pesto ed è venuto benissimo e vorrei anche provare il latte d'avena e di mandorla perché tra l'altro non ho mai fatto il latte vegetale fatto in casa. Avevo trovato un pack speciale festa della mamma che conteneva un sacco di altri accessori come queste 2 bottiglie piccole, poi una bottiglia media e una bottiglia grande, lame di scorta, 2 manici da avvitare per maneggiare le bottiglie più facilmente e il tappo col beccuccio se si vuole portare il proprio smoothie fuori direttamente dalla stessa bottiglia, quindi super comodo. Sì, ormai è diventato un piccolo elettrodomestico essenziale nella mia cucina e lo uso praticamente tutti i giorni. Ed ecco qui carissimi, questi erano i miei 8 prodotti preferiti degli scorsi mesi. Alcuni erano decisamente degli investimenti, ma hanno già contribuito e contribuiranno a facilitarmi e a migliorarmi la vita a lungo termine, quindi ne è valsa decisamente la pena. Fatemi sapere se li conoscevate già o se vi è venuta voglia di provarli. Vi lascio tutti i link qui sotto e quindi sì, se vi va condividete le vostre esperienze e le vostre opinioni nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grande e alla prossima, ciao!